Io oggi vi farò un quadro di quella che è la situazione del mercato mondiale ceramico a livello di produzione ed export e import con gli ultimi dati disponibili. Partiamo da dati di produzione. Il primo dato è che in 20 anni la produzione ceramica mondiale è triplicata. Quindi il mercato ceramico, il mondo ceramico cresce, è cresciuto a tassi di crescita più veloci rispetto all'economia mondiale. La produzione di questi anni è triplicata, sì, il merito è stato soprattutto quello della componente asiatica, che se nel 2001 valeva all'incirca come il resto del mondo, diciamo così, a livello di produzione, in questi 20 anni è cresciuta, come potete vedere dalla linea gialla, in modo notevole. L'Asia sicuramente è guidata dalla produzione cinese, ma non solo. Il secondo player che è emerso in modo evidente e con spinta notevole negli ultimi anni è l'India, e il resto dell'Asia è cresciuto a sua volta. E se andiamo a vedere i flussi, diciamo così, di produzione, la Cina ha avuto negli ultimi 10 anni un assestamento di una produzione che era cresciuta molto e poi ha rallentato. L'India oggi produce più di tutte le altre nazioni asiatiche messe insieme, esclusa la Cina. Ed è cresciuta, quindi è l'area che è cresciuta negli ultimi anni sicuramente di più e in modo più veloce. L'America anche è un altro continente importante di produzione e anche per l'America nel 2021 siamo ai picchi massimi ed è una crescita che si è registrata sia nel nord che nel sud, con soprattutto l'America Latina, che ha avuto una crescita veramente sostenuta. In questa zona sono due nazioni che si contendono a livello di volumi e la leadership sono Brasile e Messico. Anche qua in questo caso Brasile e Messico producono quasi l'80% delle piastrelle americane. Passando ai dati di import e export, vediamo come in 20 anni l'export è triplicato e anche qui nel 2021 abbiamo notato un'accelerazione, un più 8,7 dopo anche in questo caso diversi anni di stabilità o addirittura decrescita. L'unica area che produce piastrelle prevalentemente per l'export è l'Unione Europea, che come vedete ha un tasso che oggi produce 3 piastrelle su 4 vengono prodotte per l'export, tra l'altro con un tasso crescente. Tutte le altre aree del mondo producono di fatto per il proprio mercato locale, domestico. Se poi andiamo ad analizzare ancora più nel dettaglio dove va a finire questo export, notiamo che meno di una piastrella su 10 esce dal continente in cui è stato prodotto, quindi c'è un export sì, ma è un export di prossimità. Se andiamo a vedere anche in questo caso l'evoluzione delle esportazioni, sì, l'export è triplicato, abbiamo detto, in 20 anni, ma l'export europeo è cresciuto solamente di un 0,2%, mentre l'export asiatico ha fatto per 9, quindi anche in questo caso il principale responsabile della crescita dell'export in realtà è l'Asia. Se andiamo a vedere la dinamica delle esportazioni asiatiche, le esportazioni cinesi sono decresciute, sono state sostituite in buona parte dall'India. L'India sta diventando sempre più il primo esportatore asiatico, cioè ormai è ancora il secondo, ma il trend è abbastanza netto. Chiudo questo giro del mondo, diciamo così, con un ragionamento sull'import. I 4 principali paesi importatori, quindi Stati Uniti, Francia, Germania e Arabia Saudita, hanno delle dinamiche abbastanza simili, o meglio, Stati Uniti, Francia e Germania hanno visto le proprie importazioni in crescita in volume nel 2021. L'import di piastrelle in Arabia è diminuito del 37% in un anno, mentre il consumo nazionale di fatto è aumentato per merito dell'incremento della produzione nazionale. Quindi questa è un po' la situazione a livello globale, con i dati più disponibili. Ricordo che tutti questi dati sono disponibili nelle nostre pubblicazioni, o comunque siamo disponibili per qualunque informazione su questo tema, e vi ringrazio.